oggi con una Marica ci siamo ritrovate e abbiamo fatto un altro video tutorial perché eravamo curiosi di provare alcuni prodotti e io l'ho già provato così, è prestata per farsi fare una maschera meravigliosa che adesso toglieremo, una maschera idratante, super idratante alla Favolose. Wow, Marica! Che belle! Che belle, caspiterina! Veramente ne valeva un po' la pena perché la pelle era un po' secca e sinceramente una maschera ogni tanto fa sempre bene. Questa è tra l'altro una maschera intensiva, la quale rose se non sbaglio, e quindi una maschera che possono comprare tutti. Sono buonissimi. Adesso noi partiamo con il nostro trucco di oggi che è un po' primaverile, sai com'è? A marzo, ci siamo dedicati alla primavera. Quindi allora, iniziamo come al solito mettendo un po' di crema idratante contorno occhi. Oggi userò una crema favolosa della Heisenberg. Una mia amica mi ha detto: lei ti devi provare questi prodotti. Io, sai, figurati, come al solito, sempre scettica, ho detto vabbè, proviamo. E in effetti devo dire la verità, mi sono piaciuti. Poi, nonostante abbiamo fatto quella maschera favolosa, ti metterò un pochino di idratante un po' particolare sulla pelle, che è un elisir, anche questo si chiama elisir de jeunesse. Giovinezza. Te sei già una bella ragazza giovane, però questo potrebbe anche aiutarti a sembrare più giovane, anche tutto dire. Aspettiamo qualche minuto che assorba. Già il fatto che non è assorbito all'istante già mi dà sollievo, perché vuol dire che la tua pelle comincia a essere diciamo negli standard alti. Ok, aspettiamo qualche minuto. Un po' di idratante labbra qui. Non so, un po' di maestri, non so, un po' in via di mezzo, non so, oggi sono questo mood oggi un po' delicato. Ho intenzione di metterti un fondotinta di forse due toni più scuro della tua base, perché voglio farti un po' primavera armonizzata, sai, quella che bisogna fare un po' animati. Ok? Bene, iniziamo. Come sempre io metto il fondo nelle palme della mano, quindi come mai? Perché così il fondo si scalda, non si asciuga, non scopro gli abiti. Le mie mani, come hai visto, sono iper pulite, non ho toccato nient'altro in fuori di te. Della mia fantastica pagina. Beh sì, so che le dita stanno molto bene.
tenuta. Cosa fantastica di questo fondente che lo metti ma non sembra leggero, vedi sulla pelle? Cosa c'hai? Ho questa parte di faccia in un modo e quest'altra in un altro. Chi è che l'ha fatto? Tu. Pensa al potere del truccatore. Ma farti nemico il truccatore. Velo di cinghia, sai che ora c'è la fissa del velo di cinghia, e ti metterò 2 cinghie diverse. Come mai? Ah, brava, mi hai fatto questa domanda spontanea. Indovina un po'? Vediamo se Per dare tridimensionalità. Brava, Maria, infatti questa zona dello schiaritto lascerò e userò una cinghia decisamente trasparente. Mentre l'altra zona userò invece una ciglia un pelino colorata, un po' più calda, diciamo così, non colorata ma calda. Infatti, come vedi, uso 2 pennelli diversi proprio per non sporcare, per non amalgamare, questo, per non amalgamare questo. Questo è il contorno occhi.
Che sembra che assorba con la gente aria invece una spugna nonostante la maschera. Questo è un esilio de lumière. Visage delizio. Oggi sono in vena, ragazze. Oggi sono belle giornate e quindi sono in vena. C'ho i maroni che mi girano, guarda come metto la crema a questa povera disgraziata della Mari. Mai ho molta pazienza oggi. Ecco, molto buono. Una visita. L'elisir de jeunesse. Non sai, io volevo mangiarlo, ma non mi hanno detto che non funziona se lo mangio. Vabbè. Mai, ripetiamo, mai farsi nemici i truccatori sul set. Giusto, questa. Attente ragazze, a tutte le modelle del mondo e dell'universo, ricordatevi sempre che il miglior amico vostro è il make-up artist e il parrucchiere. Giusto? Sì, giusto. Anzi, il parrucchiere ancora di più. Sì, ti può far sembrare una spennacchiata. È vero? Sai, il trucco, meno male, ti lavi la faccia, ma i capelli? Ah no, i capelli non c'è rimedio. Quindi, Sì. marica 1, marica 2. Sì, genitore 1, genitore